Amici di Red, benvenuti a EICMA 2024, un'edizione che si caratterizza per la prosecuzione del trend delle sportive, di media cilindrata soprattutto, ma in generale per tutti i motociclisti. Un trend che per me, da motociclista sportivo, è un po' una piccola rivincita dopo tanti anni in cui le novità erano solo ed esclusivamente maxi enduro con ruote da 19 o 21 pollici. Rivedere semimanubri e carene in tutti gli stand è una figata pazzesca. Ora però bando alle ciance, perché le moto nuove da scoprire sono veramente tantissime e per vederle tutte dovremo semplicemente correre. Iniziamo la nostra carrellata di sportive di EICMA 2024 da quella che in effetti non è ancora una sportiva e probabilmente diventerà sia una sportiva sia qualcos'altro. È un concept Honda ICE che starebbe per Internal Combustion Engine ed è probabilmente la novità tecnica più interessante di tutta la fiera. Si tratta infatti di un motore V3, esatto, dispari V3 con angolo incluso di 75 gradi e, udite bene, compressore elettrico, una sovralimentazione elettrica con l'obiettivo di conseguire diversi vantaggi dal punto di vista tecnico, di guida e progettuale, perché in questo modo si svincola la sovralimentazione dal regime e dunque si può avere più spinta fin dai bassi. Inoltre la sovralimentazione elettrica libera dalla necessità di trovare un posto per un intercooler e dunque motore più compatto sia in senso laterale grazie alla configurazione V3 sia in senso longitudinale grazie all'assenza dell'intercooler e dunque la possibilità di andare più liberi con la fantasia progettuale per tutto quello che sta intorno al motore. In questo caso Honda ci mostra già un'idea di quello che potrebbe essere un telaio a traliccio in tubi d'acciaio. La piattaforma è strutturata per muovere una futura generazione di moto di media e grande cilindrata ed è per noi amanti del motore a combustione interna, del sound di scarico, una grandissima notizia, perché sì, l'elettrico c'è, arriverà sicuramente più tardi sulle moto che sulle auto, ma lunga vita alla candela, alla sua scintilla e alla combustione. E dallo stand Ducati siamo in compagnia della nuova Panigale V2 che porta al debutto appunto il nuovo motore V2 da 890 cc, 120 cavalli che diventano 126 con lo scarico racing. Ma qui quello che Ducati ha cercato prima di tutto è la leggerezza, 17 kg in meno rispetto alla precedente generazione, che sì, si accompagnano a circa 30 cavalli in meno, ma portano con loro anche un'efficacia, una semplicità, un piacere di guida su un altro livello in strada e, sembra quasi incredibile a dirsi, su livelli molto simili in pista, tanto che Ducati stessa dichiara che questa moto in pista a Vallelunga è in grado di pareggiare i tempi della Panigale V2 con il superquadro da 955 cc. La ciclistica è ancora basata su un telaio monoscocca in lega d'alluminio imbullonato alle teste del V2 che pesa appena 4 kg, anche lui è responsabile dell'incredibile abbassamento di peso di questa moto e nel caso della S le sospensioni sono full Öhlins, Forcella NX30 Mono TTX36, i freni firmati, manco a dirlo, Brembo con le pinze M50 e un look che riprende chiaramente quello della V4 di nuova generazione, anche lei esposta qui allo stand Ducati che abbiamo già provato sul canale YouTube di Red. Potete andare a vedere la prova dell'ingegnere cliccando qua sopra e oltre a quello c'è anche il forcellone bibraccio. Insomma, se qualche purista potrebbe aver storto il naso per la mancanza del desmo sul nuovo motore, per la mancanza di qualche cavallo, è anche vero che con la riduzione di peso e chiaramente il know-how di Ducati si è cercato di recuperare tutto quello che potenzialmente si sarebbe perso in termini di guida al limite, ma aumentando il gusto di guida su strada, e questo va a inserirsi a pieno titolo nella tendenza delle sportive stradali di oggi e dunque anche lei sarà della partita per conquistarsi il titolo di regina delle sportive 2025.
Probabilmente nelle riunioni a Monaco di Baviera in cui si decideva come aggiornare le super sportive di casa all'Euro 5+, qualcuno avrà proposto di limitarsi a una rimappatura della centralina, uno scarico più strozzato, ma quel qualcuno è stato allontanato dalla riunione e BMW si presenta al 2025 con nuova M1000RR e nuova S1000RR che vedremo tra un attimo. Qui domina il nuovo pacchetto aerodinamico con quelle che BMW chiama M-Winglets 3.0 che generano 30 kg di deportanza a 300 km/h dai precedenti 22.6. La velocità massima rimane di 314 km/h dichiarati, che mi premurerò di verificare in prima persona, anche grazie agli aggiornamenti al motore che passa a 218 cavalli dichiarati, grazie a un lavoro abbastanza profondo che riguarda tutta la parte alta del motore, dai condotti di aspirazione al rapporto di compressione. Resta ovviamente la fasatura variabile Shift Cam. Altri aggiornamenti sulla M1000RR riguardano l'acceleratore corto M con 58 gradi di rotazione e si sentono, dunque un gas rapido, e l'arrivo del sensore di posizione dell'angolo di sterzo che già c'era sull'S1000RR, qua mancava e abilita le funzioni di controllo della derapata sia in uscita quando si dà il gas, sia in ingresso di curva quando si entra con le schedate violentissime alla Toprak Razgatlioglu, che tanto tutti siamo capaci di farle, no? E dalla sella della S1000RR, ultima nota che avevo dimenticato della M riguarda il telaio, che ha ricevuto degli aggiornamenti nell'area del canotto di sterzo e con il riposizionamento di uno dei supporti motore sul lato sinistro. La S1000RR invece riceve, come si vede, il pacchetto aerodinamico che era della precedente M, con le winglets che generano in questo caso 22,6 kg di deportanza a 300 km/h. Il motore viene confermato, aggiornata l'elettronica con l'introduzione di serie dei Riding Mode Pro. Anche qui c'è l'acceleratore corto M e l'ABS è ora regolabile su 5 livelli, compresa una nuova impostazione slick dedicata chiaramente alle gomme da pista senza intagli. Nota finale dallo stand BMW Motorrad per questa che è la M1000RR del 2024, ma è addobbata con le grafiche della moto di Toprak Razgatlioglu, che ha appena vinto il mondiale, e c'è anche la sua firma, una decal personalizzata sul copriserbatoio. Questo perché serie limitata a 54 esemplari e dunque per pochissimi fortunati che si porteranno a casa un pezzo da collezione, con lo scarico completo che viene fornito a corredo, la Krapovic Evolution Line, e la possibilità di incontrare dal vivo Toprak Razgatlioglu. E siamo qui allo stand Bimota con una delle regine, a mio modo di vedere, del salone, la KB998 Rimini, ovvero sia la prima incarnazione stradale super sportiva della partnership tra Kawasaki e Bimota. Qui sotto infatti batte il cuore della ZX-10R Ninja, 200 cavalli, 4 cilindri in linea, ma intorno c'è un vestito di altissima sartoria firmato dall'atelier appunto riminese. Carenatura interamente in fibra di carbonio, compaiono le ali con funzione deportante ai lati del cupolino, ma la cosa più importante, come per ogni bimota che si rispetti, è la ciclistica. Il telaio con un traliccio in tubi di sezione ovale abbinato a piastre in alluminio ricavato dal pieno e anche un forcellone in alluminio ricavato dal pieno. Un autentico spettacolo per gli occhi, ma anche, verrebbe da pensare, una volta in sella, per il tatto, per le sensazioni di guida. Ne verranno costruite un totale di 500 per consentire l'omologazione per il mondiale Superbike, in cui correrà già dal 2025 con la struttura che è stata fino a questo 2024 del Kawasaki Racing Team. Fino a qualche tempo fa ancora c'era chi pensava che la Cina non sarebbe mai arrivata a giocare tra i grandi player del mercato motociclistico. Questo V.04 DCF Moto è un motore che sbugiarda in un certo senso chi la pensava o la pensa ancora così. È un V4 a cilindrata piena da 1 litro, interamente sviluppato in casa da CF Moto, di cui si sanno i primi dati tecnici: 212 cavalli, 114 Newton per metro, circa 61 kg di peso a secco e albero controrotante. Un motore
pronto, o meglio in sviluppo, quasi pronto per equipaggiare una futura super sportiva che in termini di design, ovviamente estremizzato, è anticipato da questo studio di stile, appunto con queste enormi ali che ovviamente sono un'iperbole, non sono realistiche, ma fanno capire un po' come potrebbe essere una futura CF Moto SR 1000 RR. L'anno scorso qui allo stand CF Moto c'era solo il propulsore 3 cilindri in linea, doppio albero a camme in testa della 675 SR-R, ora c'è l'intera sportiva di media cilindrata pronta per essere portata nel mondo reale. Abbiamo quindi il suo propulsore da 95 cavalli e 70 Nm per metro, cambio elettronico, una ciclistica basata su un telaio a traliccio in acciaio, freni con pinze radiali, un bello scarico sottomotore che centralizza le masse e un design che, come ormai per tutte le altre CF Moto, è frutto dell'atelier riminese Modena 40, dunque con una firma italiana. Non ci resta altro da fare che aspettare ancora qualche mese per poterla finalmente mettere alla prova, prima sicuramente da sola, ma poi in una delle comparative, quella delle sportive di media cilindrata, che si preannuncia come tra le più interessanti in assoluto del 2025. Stand Aprilia, dove impiega dalla nuova RSV4 Factory, mi alzo perché stare in piega quando non si è veramente in moto è la roba più faticosa del mondo. Qui ci sono davvero tante novità dedicate ai motociclisti sportivi, a partire proprio dalla nuova gamma RSV4, che sfoggia un frontale ridisegnato con nuove ali aerodinamiche che migliorano la deportanza e riducono ulteriormente la tendenza all'impennata, ispirate chiaramente alle ali biplano delle MotoGP. Sempre qui davanti cambiano le pinze freno, che ora sono le Brembo iPure, e le novità, oltre al motore che ora eroga 220 cavalli, la potenza più alta delle Race Replica a cilindrata piena, riguardano anche l'elettronica, da sempre fiore all'occhiello di Aprilia, che ora guadagna una nuova strumentazione TFT a colori, ma anche nuove logiche predittive per gli ausili alla guida, che grazie ai numerosi dati di bordo intervengono già prima che gli eventi accadano, prevedendo ciò che potrà accadere per esempio in uscita di curva e preparando l'intervento proprio dell'aiuto alla guida. Dalla RSV4, che come sempre è declinata in versione Factory e Standard, ci spostiamo dall'altra parte dello stand verso la RS660, che è stata anche questa rinnovata profondamente nell'estetica, con un nuovo frontale studiato con la computazione fluidodinamica e poi verificato in galleria del vento, anch'esso con ali aerodinamiche. Anche qui però le novità non si limitano all'estetica e all'aerodinamica, ma coinvolgono il pacchetto elettronico con una nuova strumentazione TFT a colori, una nuova elettronica più evoluta, il motore, il bicilindrico parallelo di Aprilia da 660 cc, che ora guadagna 5 cavalli per un totale di 105, e una nuova versione Factory con sospensioni Öhlins, che quindi sostituisce la precedente RS660 Extrema. Nota finale in termini di tante novità sportive va ad Aprilia, una nota di merito per aver rinnovato anche la 125, l'RS 125, che guadagna nuove grafiche e il traction control, e mantiene, chicca nel suo segmento, il telaio doppio trave in alluminio, che è da sempre una firma delle sportive Aprilia. Nota finale che non riguarda i prodotti appena annunciati per il 2025, ma che va obbligatoriamente fatta alla RSV4 Extrema, già svelata qualche mese fa e che si caratterizza per l'aerodinamica più evoluta mai vista su una moto di serie. Al di là della superpotenza, al di là della componentistica pregiatissima da pista, praticamente da superbike, che riguarda freni, sospensioni, telaio, è questa carenatura a fare la differenza
perché questa è l'unica moto che sia possibile acquistare per un comune mortale, per quanto in edizione limitata, ad avere il cosiddetto effetto suolo, ovvero sia derivato proprio dalla MotoGP la capacità della moto di schiacciarsi ancora di più a terra in piega grazie al passaggio veloce dell'aria proprio tra l'asfalto e la carenatura che stringe il condotto e col notissimo effetto Venturi, aumentando la velocità dell'aria, diminuisce la pressione e la moto tiene di più. Stand Kawasaki, qui non ci sono novità sensazionali in tema di sportive, ma tutta la gamma di moto con semimanubri e carene guadagna nuove grafiche con questo accento giallo bello aggressivo ma anche elegante, e una gamma che continua a essere super completa, dalla Ninja 500 alla ZX 4RR 4 cilindri alla ZX 6-3R, che sarà sicuramente protagonista in una comparativa che io già non vedo l'ora di fare con le sportive di medie cilindrate, fino ovviamente alla ZX 10R. Insomma, anche qui le sportive continuano a essere protagoniste. Noi motociclisti sportivi, quelli che amano consumare saponette sull'asfalto e darci il gas, l'aspettavamo praticamente da quando Yamaha ha annunciato la MT-09, l'ha presentata nel 2014, ormai 10 anni fa. Da allora rumors, smentite da parte di Yamaha, nascondini da parte dei tecnici ufficiali, fino all'annuncio di poche settimane fa. La R9 è realtà, con il motore CP3 da 890 cc, 119 cavalli e 103 Nm, che rimane invariato dall'MT-09, ma il resto è tutto nuovo e dedicato a questa sportiva stradale, a partire dal telaio Delta Box doppio trave in alluminio che pesa solo 9,7 kg per contenere il peso totale in 195 in ordine di marcia, ed è completamente diverso per fori di scarico, spessori, rigidità rispetto agli altri telai della piattaforma CP3. I freni sono completamente Brembo, con anche i tubi in treccia, elettronica quella completissima della piattaforma CP3, con anche lo slide control, il TFT a colori da 5 pollici e tutti i parametri regolabili che possiate desiderare, e poi una posizione di guida che Yamaha dichiara sportiva, anzi verifichiamola, ma non estrema. Bisognerà provarla, ma effettivamente non c'è tanto carico sui polsi. Completano il quadro le sospensioni completamente regolabili con una forcella inedita Kayaba con regolazioni separate sui due steli da 43 mm e rivestimento Kashima sugli stessi. Una delle novità più interessanti di quest'anno in tema sportive stradali. Sempre qui dallo stand di Yamaha, di fianco all'R1 Race, perché l'annuncio del passaggio alla sola configurazione da pista non omologata per la strada della super sportiva top di gamma Yamaha è ormai vecchio di qualche mese, ma valeva la pena riguardarsela da vicino, soprattutto per adocchiare le nuove ali, il nuovo assetto aerodinamico dell'R1, che è una delle sue novità più importanti. Yamaha per il 2025 però ha rinnovato anche la parte più bassa, più dedicata ai giovani della sua gamma di sportive, con la R125 che guadagna nuove colorazioni e ovviamente, come tutte le altre, l'omologazione Euro 5+, e la R3 completamente ristilizzata, con un'estetica ispirata a quella dell'R9, abbastanza simile, delle alette aerodinamiche integrate nel cupolino e degli affinamenti in tema di ergonomia e dotazione, confermata in toto, ma d'altronde è recentissima, la R7. MV qui a EICMA 2024, oltre alla gamma 80° anniversario, alla F3 competizione, ci stupisce con la MV Concept, scritto proprio MV, una 4 cilindri dalle linee retrofuturistiche chiaramente ispirate alla leggendaria 750S, e oltre al fatto di avere 4 cilindri si può notare un particolarissimo telaio che mantiene la struttura mista come concetto traliccio d'acciaio, alluminio tipica di MV, ma va oltre con una zona posteriore francamente originalissima. Quello che si può notare poi ancora sono freni top di gamma, sospensioni Öhlins, una strumentazione supportata dal serbatoio a colori
tonda e poi ancora un cerchio posteriore semilenticolare misto lega raggi con appunto la lente in carbonio e questo codino sensazionale a livello di design. A me piace tantissimo, chissà quando vedremo qualcosa di derivato per la produzione di serie a partire da questo concetto di stile. Ve l'avevo accennata parlando della MV Concept, la F3 competizione, che altro non è che la massima più alta interpretazione del concetto di supersportiva F3 secondo MV Agusta. Dunque cosa abbiamo? Innanzitutto una livrea ispirata alla mitica F4 Claudio, dopodiché una pletora, una quantità sterminata di parti speciali a partire dalle sospensioni Öhlins meccaniche di indole racing che comprendono anche l'ammortizzatore di sterzo, poi piastra di sterzo ricavata dal pieno, cerchi in fibra di carbonio, carena completamente in fibra di carbonio, scarico completo a Krapovic in titanio per un totale di 160 cavalli con lo scarico completo montato e 14 kg in meno rispetto alla moto standard. Insomma, nulla di realmente nuovo, ma comunque spettacolare. L'anno scorso la Benelli Tornado 500 era su in pedana come novità assoluta. A EICMA 2024 torna ed è qui al pian terreno, potremmo dire, perché è in veste definitiva. Disegnata dal centro stile Benelli di Pesaro, bicilindrico fronte marcia da 56 cavalli, che però arriverà anche in versione depotenziata per la patente A2, si dice pare per primavera 2025, dunque un'altra opzione nell'affollatissimo, ricchissimo segmento delle sportive per la patente A2 e in realtà alle mie spalle Benelli ne propone un'altra di Tornado per la patente A2, la 400, in quel caso nativa senza bisogno di essere depotenziata. Qui però abbiamo un pacchetto che, dico io, oltre a essere esteticamente più accattivante e moderno, ha dalla sua freni Brembo con un bel doppio disco, un telaio in tubi d'acciaio, un peso in ordine di marcia di 198 kg, quindi non leggerissima ma sicuramente interessante e da provare assieme a tutte le altre novità di questa fiera. L'anno scorso Zontes l'aveva presentata in veste di concept, quest'anno il marchio cinese porta la 703 RR in versione definitiva, un'ulteriore sportiva con impostazione stradale mossa da un 3 cilindri in linea da 699 cc e dichiarati 102 cavalli, dunque molto interessante anche perché il telaio è questo qua, realizzato ex novo proprio da Zontes, è un doppio trave in alluminio del peso dichiarato di 12 kg, quindi un ulteriore concorrente nello sterminato ormai settore delle sportive stradali. Un rapido passaggio allo stand Moto Morini perché il suo volto forse non vi sembrerà nuovo, questo perché la Corsaro Sport l'abbiamo già vista l'anno scorso a EICMA, era un prototipo, ora dovremmo essere più vicini al suo arrivo effettivo nei concessionari e sulle strade. Merita di essere ripassata, diciamo così, per il pregio tecnico di alcune soluzioni implementate in questa sportiva, anche in questo caso di media cilindrata, a partire dal telaio in alluminio con questa forma a omega accoppiata a un traliccio posteriore in acciaio, e qui è incastonato un V2 con albero controrotante, una vera e propria chicca tecnica che in questo momento nel panorama motociclistico solo MV Agusta e Ducati possono vantare sui prodotti di serie. E ancora freni Brembo, dischi da 320 mm, sospensioni regolabili e una potenza che si stima dovrebbe essere di 96 cavalli, ovviamente ci sarà anche la versione per la patente A2. Ancora ci mancano il prezzo e la data di arrivo, ma speriamo che vengano confermati molto presto. Parlando di sportive stradali, quest'anno a EICMA 2024 non potevamo non passare da KTM perché l'avevamo già vista in veste prototipale solo qualche mese fa. Ora la 990 RCR è realtà, è definitiva. Qui in questo brillantissimo, direi quasi scontato ma fantastico arancione, nasconde il bicilindrico parallelo da 947 cc, l'LC8C della 990 Duke R, visto che i dati dichiarati sono gli stessi, 130 cavalli per 130
103 Nm di coppia, incastonati in un telaio che sì, a prima vista è anche lui molto simile a quello della 990 Duke R Naked, ma che in realtà nasconde quote ciclistiche e geometrie adattate all'uso di questa moto, che è sportivo stradale certamente, ma anche pistaiolo, come la tradizione KTM. Praticamente non c'è una moto in arancione che non sia in parte votata anche alle super prestazioni. Da notare le sospensioni VP Apex completamente regolabili, le pinze freno che sono le iPure, le ultimissime top di gamma di Brembo, e poi la strumentazione che stiamo imparando a conoscere su tutte le KTM di ultimissima generazione, orizzontale, 8,8 pollici di diagonale, possibilità di split screen e navigazione integrata anche offline, insomma un bel gioiellino tecnologico con pure le shortcut touch. In più, visto che in KTM pare che pensino prima alle versioni da gara e da pista e poi a quelle stradali, proprio qui accanto a questa moto, alle mie spalle di fianco alla MotoGP, c'è già la versione track, completamente bombardata di parti speciali per andare veramente a cannone tra i cordoli. L'anno scorso era una concept, quest'anno la Fantic Imola non solo è in veste definitiva, ma è doppia, perché oltre alla 125 qui accanto a me, sulla stessa piattaforma nasce anche la 500 là sul piedistallo, piattaforma che, come si vede da questa moto spogliata, si basa su un telaio a traliccio in acciaio e con piastre laterali in alluminio, una soluzione molto raffinata per entrambe le categorie. All'interno pulsano motori Minarelli, in questo caso 125 cc, 15 cavalli come da limite di legge, con fasatura variabile, traction control e schermo TFT a colori. Sulla 500 invece sempre monocilindrico, doppio albero a camme in testa, 460 cc, con una potenza di 45 cavalli e Fantic dice caratteristiche di erogazione che vanno dai bassi agli alti, dalla capacità di spingere vigorosamente sotto, ma mantenendo anche delle buone doti di allungo, segnatamente fino a circa 10.000 giri. Abbiamo detto del traction control, ma ulteriore chicca tecnologica è l'ABS cornering, sì, perché la Imola ha anche la piattaforma inerziale, una caratteristica più unica che rara quando si parla di cilindrate così piccole. Dal mondiale Super Sport 300 alla strada, siamo allo stand Kove e questa è la nuova sportiva per la patente A2 del marchio cinese, bicilindrico, parallelo in linea, 344 cc entro i limiti dei 48 cavalli per la patente A2 e curiosità, al di là del design affilato, delle alette aerodinamiche che ormai non possono mancare nemmeno laddove non hanno esattamente una funzione tecnica, ma dicevo la particolarità da notare è un bel monobraccio, peraltro lasciato bene in vista dall'andamento dello scarico alto sotto la coda. Nella gamma di sportive Kove va così ad affiancarsi alla 4 cilindri 450 RR da 70 cavalli, un altro genere di moto che come rivale in pratica ha solo la Ninja ZX4R di Kawasaki. Dal palco di QJ Motor per parlare della SRK 1000 RR. L'anno scorso era una concept particolarmente estrema, quest'anno pare molto più vicina alla versione definitiva, anche se forse non completamente ultimata. Il motore è un 4 cilindri da 163 cavalli, telaio misto traliccio in acciaio e piastre in alluminio che in molti riconosceranno come una reminiscenza MV Agusta e componentistica di qualità con sospensioni Öhlins e freni Brembo. Ma la 1000 RR non è l'unica nuova sportiva allo stand QJ Motor. Dopo la 800 RR che ha corso anche nel mondiale Super Sport, c'è qui la SRK 921 RR, anche in questo caso 4 cilindri in linea, ma a giudicare da componentistica, dimensioni, quote, più orientata alla strada, meno estrema e probabilmente anche meno costosa. La
L'avevamo detto all'inizio che le novità sarebbero state tantissime e così è stato. Un'infinità di nuove sportive, di future sportive, di media, piccola, grande cilindrata con potenze accessibili o esagerate. Le abbiamo viste tutte, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale di Red Live per restare aggiornati con tutte le novità da EICMA che continueranno ad arrivare qui sul canale anche nei prossimi giorni. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video con il gas!